In questo video vediamo l'accordo del participio passato e degli aggettivi quando usiamo il si impersonale. Parlo di frasi come si è capito che, si è nati poveri, ci si è chiesti o ci si è chiesto. Vedremo di chiarire tutti i dubbi. Che cos'è il si impersonale? Diciamo che usiamo il si impersonale quando vogliamo usare un soggetto generico, anche se tecnicamente è un po' diverso. La funzione è simile a quella di one in inglese, oppure on in francese, o naturalmente se in spagnolo. Un punto in italiano che crea un po' di confusione è che il si viene usato anche per fare delle frasi passive. In molti libri di grammatica, quasi tutti i libri di grammatica, in genere si trova un capitolo o un paragrafo che si intitola si impersonale e si passivante. In realtà la distinzione non è sempre chiara, non è sempre facile capire se stiamo usando un si impersonale o un si passivante, come leggiamo in questi estratti da questi due libri di grammatica. I libri di grammatica in questione sono questo, che è un libro in inglese molto bello, e questo che useremo fra poco per parlare del si impersonale. La distinzione non è sempre facile, ma in questo video non voglio parlare del si passivante, quindi tutti gli esempi che userò in questo video sono esempi di si impersonale. Con il si impersonale mettiamo il verbo alla terza persona singolare, quindi al presente avremo frasi come in Italia si mangia bene, non si capisce niente, in inverno si dorme poco. Quindi soggetto generico e verbo alla terza persona singolare. Fin qui nessun problema. Passiamo all'accordo del participio passato, che usiamo per esempio quando usiamo una frase con il si impersonale e il verbo al passato prossimo. Cominciamo leggendo la regola. Nei tempi composti il participio passato ha una desinenza maschile singolare quando il verbo, nella costruzione non impersonale, ha l'ausiliare avere, e una desinenza maschile plurale quando il verbo, nella costruzione non impersonale, ha l'ausiliare essere. L'ausiliare usato nelle costruzioni con si è sempre essere. Che cosa significa? Cominciamo dalla fine. L'ausiliare usato nelle costruzioni con si è sempre essere. Questo è importante perché sappiamo che normalmente ci sono verbi che richiedono l'ausiliare essere, sono andato, sono tornato, sono partito, e altri verbi, la maggior parte, che richiedono l'ausiliare avere, ho mangiato, ho dormito, ho parlato e così via. Quando però usiamo il si impersonale, dobbiamo usare l'ausiliare essere con tutti i verbi. Ma attenzione al participio passato, perché i verbi che normalmente richiedono l'ausiliare avere, appunto verbi come parlare, mangiare, dormire, hanno il participio passato al singolare maschile. Quindi con un si impersonale dirò si è capito, si è parlato, si è mangiato. Il participio passato al maschile singolare, quindi finisce con la O. I verbi invece che normalmente richiedono l'ausiliare essere hanno il participio passato al plurale maschile, quando li usiamo con il si impersonale, e quindi diremo si è andati, si è tornati. Il participio passato appunto finisce con la I, plurale maschile. Vediamo alcuni esempi presi dalle notizie. Quando si è capito che l'epidemia era una pandemia? Si è capito, si impersonale. Ausiliare essere, perché abbiamo detto che con tutti i verbi si usa l'ausiliare essere, ma normalmente il verbo capire richiede l'ausiliare avere. Infatti normalmente diciamo ho capito, e per questo motivo nella frase con il si impersonale mettiamo capito, il participio passato, al maschile singolare,
quando si è capito. In questo secondo esempio abbiamo di cosa si è parlato questa settimana. Stessa cosa, ausiliare essere, normalmente però il verbo parlare richiede l'ausiliare avere, ho parlato. E quindi, per questo motivo, con la costruzione con il si impersonale, mettiamo il participio passato al singolare maschile. Di cosa si è parlato. Il terzo esempio è con il verbo nascere e sappiamo che normalmente il verbo nascere richiede l'ausiliare essere. Infatti diciamo sono nato o sono nata. Con il si impersonale, quindi, mettiamo il participio passato al plurale maschile. Si è nati poveri. Stessa cosa nell'ultimo esempio con il verbo andare. Si è andati avanti come se nulla fosse. Il verbo andare normalmente richiede l'ausiliare essere. Sono andato o sono andata. Con il si impersonale, quindi, mettiamo il participio passato al plurale maschile. Si è andati avanti come se nulla fosse. Vediamo adesso come usare i verbi pronominali o riflessivi con il si impersonale. Prima parliamo proprio del si e poi vediamo cosa succede al participio passato. Prendiamo per esempio il verbo lavarsi. Se lo usiamo alla terza persona, diciamo per esempio Gianni si lava, quindi abbiamo già quel pronome si. Se invece di usare il soggetto Gianni usiamo il soggetto generico con il si impersonale, dovremmo avere due si, dovremmo avere si lava. In questi casi però il primo si diventa ci. Non diciamo si lava, ma diciamo ci si lava. Quando usiamo queste frasi, per esempio con un passato prossimo, per capire l'accordo del participio passato, la nostra grammatica ci dice che nei tempi composti la desinenza del participio passato è in i, perché come abbiamo visto sopra, l'ausiliare con questi verbi è essere. Ci si è pentiti, ci si è comprati qualcosa, ci si è lavati. Quindi in questo caso la regola è chiara, con i verbi riflessivi dobbiamo mettere il participio passato al plurale maschile, quindi con la i. Anche se poi magari non viene sempre rispettata questa regola. Vi faccio vedere due esempi che ho trovato nelle notizie. Ci si è chiesti se sia opportuno affidare al popolo le decisioni più delicate. In questo caso il verbo è chiedersi e l'articolo in questo caso segue la regola. Ci si è chiesti plurale maschile. Ma in questo secondo esempio abbiamo ci si è chiesto se il problema potrebbe essere risolto. In questo caso non segue la regola perché abbiamo chiesto al singolare maschile. Ai miei studenti consiglio di seguire la regola e quindi con i verbi pronominali o riflessivi consiglio di mettere il participio passato al plurale maschile. Quando abbiamo un oggetto, come nella frase lavarsi le mani è l'oggetto, la situazione è un po' più ambigua e troviamo sia ci si è lavati le mani, sia ci si è lavate le mani. Veniamo agli aggettivi, perché a volte dopo un verbo con il si impersonale vogliamo usare un aggettivo, di solito con il verbo essere, ma non solo. Cioè, invece di dire io sono allegro, io sono triste, io divento generoso, cioè invece di usare il soggetto io, vogliamo usare il si impersonale. Bene, in questi casi si mette l'aggettivo al plurale maschile. Attenzione perché il verbo rimane al singolare, alla terza persona del singolare. Quindi diremo, trasformando gli esempi precedenti, si è allegri al plurale, si è tristi, si diventa generosi e così via. Vediamo alcuni esempi presi dalle notizie. Non si è mai i più bravi, plurale maschile. A Napoli si è contenti sempre fino a gennaio, contenti, plurale maschile. Quando si è stanchi e stressati
si finisce per prendersela con chi ti è vicino. In questo caso abbiamo due aggettivi, stanchi e stressati, tutti e due al plurale maschile. Quindi verbo al singolare, alla terza persona del singolare, e aggettivo al plurale. Nell'ultimo esempio poi abbiamo visto che c'era il verbo prendersela, un verbo pronominale con due pronomi. Per capire come funzionano questi verbi puoi continuare con questo video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!